sono i piccioni, sto registrando sul rooftop del mio ostello. State pensando di fare un trekking in Nepal, ma le informazioni che trovate su internet sono abbastanza vecchie e molto spesso contrastanti tra di loro? Buongiorno carissimi, siete capitati nel video giusto. In questa guida infatti condividerò con voi tutto quello che dovete sapere per organizzare un trekking in questa meravigliosa terra ai piedi dell'Himalaya. Per chi non mi conoscesse, io sono Andrea e ho appena trascorso circa un mese in Nepal e in questo video cercherò di rispondere alle domande più comuni su come organizzare un trekking in questo paese, condividendo con voi la mia esperienza. Siete pronti? Iniziamo subito questa guida. Il Nepal è considerato il paradiso per gli amanti del trekking di tutto il mondo. Questo perché qui ci sono ben 8 montagne che superano gli 8000 metri e centinaia di montagne che superano i 7000. Il periodo migliore per fare un trekking in Nepal è durante i mesi di ottobre-novembre e marzo-aprile. In questi 4 mesi si hanno le migliori condizioni climatiche per fare trekking, infatti le giornate sono prevalentemente soleggiate e si ha un'ottima visibilità. Tuttavia è importante tenere presente che questi mesi sono considerati alta stagione, quindi i prezzi saranno più alti rispetto ad altri periodi dell'anno e ci saranno anche molti più turisti. Questa è sicuramente una delle domande più controverse su questo argomento. Il problema è nato dal 1 aprile 2023, quando il Dipartimento del Turismo del Nepal ha annunciato che da quella data in avanti sarebbe stato obbligatorio avere una guida certificata per fare un qualsiasi trekking in Nepal. Questa regola in effetti esiste, ma non è affatto obbligatorio avere una guida, quindi potete fare tranquillamente qualsiasi trekking anche da soli. La cosa importante è ottenere i permessi, ma di quelli ve ne parlo a brevissimo. Per quanto riguarda la mia esperienza, direi abbastanza sicuro sì. Il tragitto comunque è veramente segnato molto bene, quindi sbagliare è praticamente impossibile. Ci sono cartelli che indicano dove andare, ci sono quelle persone locali che vivono qui nei vari villaggi che comunque vi sapranno indicare la strada, quindi anche senza guida è super fattibile. Tuttavia è sempre consigliabile, soprattutto se siete da soli, prendere le precauzioni necessarie e informarsi sulle condizioni dei sentieri prima di partire, soprattutto quando iniziate a salire ad altitudini molto più elevate. Come accennato in precedenza, per fare un trekking in Nepal, sia con guida sia da soli, avrete bisogno di un certificato che viene chiamato TIMS, che sta per Trekking Information Management System. A Pokhara dovrete andare qui, è il posto ufficiale dove richiedere il permesso, mentre l'ufficio di Kathmandu si trova qui. Per ottenere il permesso avrete bisogno del passaporto, di 2 fototessere e di soldi in contanti. Per richiedere il permesso per fare il mio trekking di 5 giorni, io ho speso un totale di 3000 rupie, che sono circa 20 euro. I costi di un trekking in Nepal variano a seconda della durata, delle mete e dei servizi inclusi. Ho per esempio conosciuto una coppia di ragazzi che loro hanno speso 630 euro in totale per avere una guida, il bus da Kathmandu a Pokhara, da dove poi hanno iniziato il trekking, tutti i passi inclusi e i pernottamenti inclusi, quindi loro appunto hanno speso 630 euro per 5 giorni di trekking. Andando un po' in giro per il centro di Pokhara e di Kathmandu, che sono le 2 città principali da dove partono la maggior parte dei trekking, troverete tantissime agenzie che organizzano appunto i trekking, con guida oppure con i porter anche, se lo chiederete. Io ho chiesto un paio di agenzie quando ero a Pokhara e questo è quello che mi hanno proposto. 340 euro per fare 4 giorni di trekking, quindi da Pokhara andare a Pul Hill, che è appunto il trekking che ho fatto io da solo, quindi 340 euro per 4 giorni sono circa 85 euro al giorno, e questo prezzo include il certificato, quindi il permesso per fare effettivamente il trekking, il bus che da Pokhara ti porta a Naya Pul, che è il primo villaggio da dove parte effettivamente il trekking, e poi appunto tutti i passi, tutti i pernottamenti e la guida. Per fare invece l'Annapurna Base Camp, che è un trekking molto più lungo, si parla di 9 giorni, 10, ma ci sono anche delle persone che ci mettono 12 giorni, 2 settimane intere, dipende chiaramente dalle vostre capacità e anche da quanto volete prendervela comoda. Dicevo, per 9 giorni, io ho chiesto per 9 giorni per andare all'Annapurna Base Camp e mi hanno proposto 700 euro, appunto 9 giorni, di nuovo tutto incluso, la guida, i pasti, i pernottamenti eccetera eccetera, quindi 700 euro diviso 9 fa circa 78 euro al giorno.
Adesso vi metto a schermo quanto ho pagato io per fare un trekking che inizialmente sarebbe dovuto durare 5 giorni, ma come vi ho detto poi in realtà sono stati 4. Queste sono tutte le spese che io ho sostenuto, dal permesso ai pernottamenti, al cibo, eccetera eccetera, c'è tutto quanto, al bus appunto che mi ha portato da Pokhara al primo villaggio, e come potete vedere ho speso un totale di 76,47 €. In Nepal ci sono tantissimi, ma tantissimi trekking da fare. Quelli più famosi sono sicuramente quelli che portano all'Everest Base Camp e all'Annapurna Base Camp. La scelta del trekking chiaramente dipende dalle vostre preferenze, da quanti giorni avete e dal livello di difficoltà che vi sentite di affrontare. Come vi ho detto prima, anche qui dipende un po' da quanto tempo volete impiegarci. C'è gente che ci mette 9 giorni per fare il trekking più lungo, c'è gente che ce ne mette 15, dipende un po' da voi, dalle vostre capacità e soprattutto da quanto volete metterci. Invece per fare il trekking più breve, che è quello che ho fatto io, che arriva a Punil, c'è gente che addirittura lo fa in 3 giorni con la guida e vanno come dei matti. Io ce ne ho messi 4, ma inizialmente pensavo di mettercene 5. Sicuramente Maps.me è l'app da scaricare, vi consiglio di scaricarvela prima di partire per il vostro trekking, magari quando avete il wifi. Vi scaricate in modalità offline la zona di trekking che andrete a fare voi, in modo tale che potrete appunto usare l'app anche in modalità offline, quindi se per caso non dovesse prendervi il telefono potrete tranquillamente utilizzarla. I sentieri sono segnati benissimo ed è davvero facile seguire le indicazioni di questa applicazione, perché Google Maps sui sentieri non è molto affidabile, molto spesso non li vede, non li riconosce, ti fa fare delle strade che praticamente non esistono. Invece Maps.me è assolutamente affidabile per i sentieri. È molto facile, io praticamente durante il mio trekking non ho mai prenotato né un ristorante né soprattutto una guest house. Arrivavo semplicemente nel villaggio dove avrei voluto soggiornare e chiedevo un po' in giro alle varie guest house se avevano disponibilità. Di solito la prima a cui chiedevo era poi effettivamente quella dove passavo la notte, perché avevano sempre posto. Siccome sono trekking davvero turistici, ci sono davvero tante persone che partecipano e fanno questi trekking, troverete davvero tantissime disponibilità per tutte le tasche. Sicuramente servono degli buoni scarponcini da trekking. Io infatti sono partito dall'Italia senza praticamente attrezzatura da trekking, perché sto viaggiando solo con un bagaglio a mano e quindi non mi sono portato attrezzatura da trekking, ma fortunatamente sia a Pokhara sia a Kathmandu ci sono tantissimi negozi di attrezzatura da trekking che vendono roba anche abbastanza di qualità, che costa pochissimo. Io, se non sbaglio, gli scarponcini li avevo pagati una ventina di euro e vi posso dire che mi sono trovato davvero benissimo. Non ho mai avuto male ai piedi, ed è la prima volta che metto degli scarponcini nuovi che non mi fanno male. È stato veramente incredibile, sono stati una bella scoperta. Dicevo, scarponcini, un pile tipo questo qua, anche questo l'ho comprato a Pokhara in un negozio da trekking, perché appunto poi quando arriverete su farà freddo. Vi consiglio poi di portarvi un solo pantalone, poi dipende da quanti giorni avrete chiaramente, comunque un pantalone da trekking di quelli con la cerniera a livello delle ginocchia, in modo tale che quando camminate avrete caldo, quindi riuscirete a trasformarlo da pantalone lungo a pantaloncino. Delle buone calze da trekking, almeno un paio di magliette tecniche e comunque anche un pantalone pesante, perché quando arrivate poi alle guest house vi rilassate, vi riposate, sarete poi fermi, non camminerete più chiaramente, e di sera quando scende il sole le temperature si abbassano parecchio e quindi fa abbastanza freddo, quindi almeno un pantalone, anche quello io l'ho comprato a Pokhara. Poi se volete un cappellino di lana, dei guanti e anche una giacchetta comunque per ripararvi dal vento e dal freddo. La maggior parte degli ostelli, sia a Kathmandu sia a Pokhara, permette di lasciare lo zaino che magari non dovete portarvi perché è troppo grosso durante il trekking, lo potete depositare appunto in questi ostelli e poi una volta che finite il trekking lo potete riprendere e ce l'avrete di nuovo con voi. Di solito non vi fanno pagare di più, basta che comunque dormite in questi ostelli. Ok carissimi, credo di aver risposto alla maggior parte delle domande più comuni su come organizzare un trekking in Nepal. Se avete ancora dubbi, domande, perplessità, qualsiasi tipo di informazioni che volete chiedermi, sentitevi pure liberi di scrivermeli qui sotto nei commenti, io rispondo sempre a tutti quanti. Spero che abbiate trovato utile e interessante questa guida. Se così fosse vi chiedo di lasciare un bel like per supportare e sostenere il mio lavoro. Io vi ringrazio se siete arrivati alla fine di questo video. Se non siete ancora iscritti al canale, mi raccomando, considerate di farlo per non perdere tutti i video che pubblicherò prossimamente, e noi come sempre ci vediamo in una prossima avventura. Ciao! Scusate raga, ma per registrare questo video sono sul rooftop dell'ostello e ci sono chiaramente rumori esterni, ci sono i piccioni, ecco come adesso, non so se li sentite, ci sono cani che abbaiano in distanza. Mi dispiace, ma questo video lo stiamo registrando in queste condizioni. Spero che riuscirete comunque a sentirmi bene. Dicevo,
Ciao!